Ed ecci qua con un altro video, io sono Issa e questo è il Waydo Flyer One. Se fai una ricerca sui prezzi dei foil troverai il prezzo del Waydo Flyer One uno dei più bassi. In realtà questo foil non manca di qualità sia dal punto di vista dei materiali ma anche dal punto di vista dell'ingegneristica e design, e in questo video, oltre a raccontarti la mia esperienza con questo foil, ti dirò perché costa di meno rispetto ad altri che trovi nel mercato. Nella confezione arriva la batteria, la tavola che non arriva con nessuna borsa di trasporto, eventualmente si può prendere a parte, che si integra con la borsa degli accessori in dotazione e si monta direttamente sopra, eventualmente da trascinare tutto insieme. All'interno della borsa degli accessori in dotazione abbiamo il mast che integra l'ESC e anche il motore. Come puoi notare si fissa tutto tramite questi ganci ed è molto comodo da trasportare da solo a parte. Io trasporto di solito la borsa degli accessori a parte, il board a parte e la batteria a parte, perché come dico sempre della schiena non ci sono pezzi di ricambio. All'interno della borsa degli accessori abbiamo il caricabatterie rapido che ricarica la batteria in 2 ore. Io consiglio di ricaricarla solamente un'ora, eventualmente se non avete tempo, perché la batteria dura un'ora intera, un'ora 10 o 50 minuti a seconda del vostro peso e quanti start stop fate, quante volte cadete in acqua, eccetera eccetera. Ma tieni conto, come ho spiegato già in altri video, che l'ultima fase della ricarica della batteria dura di più e carica veramente poco. Quindi 2 ore di ricarica ti fanno un'ora di utilizzo, ma se la ricarichi solamente un'ora la batteria ti dura 40-45 minuti e secondo me non vale la pena aspettare un'ora per ricaricare un quarto d'ora, specialmente se sei fuori, stai ricaricando come in questo caso tramite power station o tramite generatore o tramite energia solare. All'interno della borsa degli accessori abbiamo il telecomando che arriva all'interno di questa borsa protettiva. Abbiamo anche l'ala anteriore è fatta in carbonio e l'ala posteriore è fatta in nylon. Abbiamo anche la guida rapida all'utilizzo in lingua inglese, il cavo di ricarica USB del telecomando con connettore magnetico per evitare di avere un connettore invasivo dal quale potrebbe entrare dell'acqua. Il telecomando galleggia eventualmente se dovesse cadere nell'acqua, però il colore è di colore nero, non si può avere in altri colori. Eventualmente però se lo perdete nell'acqua è davvero molto difficile da trovare. D'altra parte abbiamo il bracciale di colore arancione che è molto visibile, però in acqua si comporta esattamente come vedi qua a terra quando è asciutto, anzi forse nell'acqua si slaccia molto più facilmente e bisogna stare davvero molto attenti a non perdere il telecomando. E adesso parliamo anche nel dettaglio di questo. Nella scatola includono un grilletto di scorta, eventualmente se dovesse rovinarsi quello già montato, 4 viti speciali a chiusura manuale con una molla all'interno che adesso andremo a vedere a cosa serve, 2 dei quali li utilizzeremo per fissare il mast sul board e le altre 2 sono di scorta. Abbiamo 10 viti lunghe e 10 corte, delle quali abbiamo bisogno solamente di uno per montare l'ala anteriore, che sono quelle lunghe, e l'ala posteriore, quelle corte. Tutto il resto è di riserva eventualmente se dovessimo perderlo. Nella scatola è incluso anche questo piccolo tubetto di pasta anticorrosione che dobbiamo mettere eventualmente sulle viti e le parti
in acciaio per evitare la corrosione, specialmente se utilizziamo il board in acqua salata. Attorno al connettore della batteria abbiamo una guarnizione in silicone, delle quali ce ne danno 3 di scorta, e infine includono anche una brugola, che è l'unico strumento che ci servirà per preparare il board per entrare in acqua e per smontarlo per il trasporto quando finiamo. Preparare il board è davvero molto semplice, basta prendere il mast e infilarlo sul board in questo modo. A questo punto dobbiamo utilizzare le 2 viti a chiusura manuale in dotazione e dobbiamo serrarli tutte e 2 insieme contemporaneamente. Questo fa sì che il mast entri all'interno dell'alloggio in maniera equivalente, e come puoi notare abbiamo qui una mezzaluna che blocca l'avanzamento della vite. Questo evita alla vite di smontarsi eventualmente dalle sollecitazioni. Basta sollevare un pochino, andare dall'altra parte e stringere. Lo stesso vale anche da questa parte. Una volta che arriviamo fino in fondo, solleviamo e stringiamo, basta. Montare l'ala anteriore è molto semplice. Io di solito lascio le viti all'interno, così non li devo prendere dal sacchetto, ce li ho sempre pronti. Quelli lunghi abbiamo detto che sono per l'ala anteriore, mentre quelli corti sono per l'ala posteriore. Ecco, le viti vanno strette, ma non strette tantissimo. Facciamo la stessa cosa per l'ala posteriore. A questo punto dobbiamo ribaltare il board e non rimane altro che infilare la batteria all'interno, che a differenza di tanti altri board nel mercato non hanno nessun altro connettore o cavo che dobbiamo connettere manualmente, ma dobbiamo solamente infilare la batteria all'interno, che si connette in automatico. E per bloccarla abbiamo queste 2 alette molto semplici da bloccare anche con la mano. Eventualmente, se hai difficoltà, c'è anche uno strumento in carbonio che si trova sul bracciale del telecomando, che ti aiuta a girare la letta di blocco. Partiamo subito dalla tavola, che arriva in 2 versioni a scelta tua durante l'acquisto: la versione in EPP, ovvero polipropilene espanso, che vedi qua, e la versione in Kevlar, che è carbonio ovviamente. Ecco, la versione in Kevlar in realtà non è tutta in carbonio, ma semplicemente uguale a questa, quindi all'interno c'è l'EPP, così da permettere alla tavola di galleggiare. Costa un po' di più e scivola sull'acqua un po' di più. Ecco, questa versione secondo me dal punto di vista pratico durante la navigazione non ci sono tante differenze. Ecco, forse questa tavola qui perdona di più quando tocchi l'acqua, e questo perché, come puoi notare, la tavola in EPP non è totalmente liscia, ha queste protuberanze che escono qui, che aiutano ad evitare il fenomeno di aquaplaning quando tocchiamo l'acqua accidentalmente, non volutamente. Questo attutisce il colpo ed evita il rimbalzo, cosa che succede con quello in carbonio. Ovviamente quello in carbonio pesa leggermente in più rispetto a questo, perché è una cosa in più che aggiungiamo alla tavola, ma non solo. Ovviamente abbiamo anche l'effetto estetico, ma anche una protezione non durante la navigazione, ma sicuramente una protezione durante il trasporto. Eventualmente, se qualcosa va contro, non lo ferisce, anche se questo in realtà è molto robusto. E magari ti chiedi come fa una tavola in EPP a reggere fino a 120 kg di carico durante la navigazione appoggiata solamente su questa superficie del mast. Beh, in realtà sì, la tavola all'esterno è in EPP, polipropilene espanso, però tutto l'interno è fatto da una lamina in lega di alluminio. Anche per quanto riguarda il mast, che è in lega di alluminio, abbiamo 2 scelte, 2 lunghezze: 65 cm, che è questo che vedi, si chiama Explorer, ovvero esploratore, ma esiste anche una versione più lunga di 84 cm che si chiama Patroller, che significa pattugliatore. Hanno dato questi 2 nomi per facilitare, diciamo, la scelta, specialmente ai principianti. Adesso vi spiego la differenza. Anche per quanto riguarda l'ala anteriore in carbonio, esiste in 2 versioni che si possono scegliere al momento dell'acquisto: la versione Explorer con una larghezza di 81,4 cm e la versione Patroller, che è questa qui, che ha una larghezza di 69,1 cm. Ma quale scegliere? In realtà ognuno ha dei vantaggi e degli svantaggi e dovrai scegliere a seconda delle tue esigenze. Per quanto riguarda il mast corto, ecco, sicuramente avrai meno possibilità di toccare il fondale se l'acqua nella quale vorrai navigare non è tanto profonda. Avrai un controllo più diretto e molto più facile fare le curve
con un mast più corto, sicuramente più adatto ad acque più calme, e se le onde sono molto alte, ecco, rischierai che la lunghezza del mast non è sufficiente e l'acqua andrà a toccare il board, così da causarti instabilità e cadute. Ovviamente cadere da un'altezza minore farà molto meno male, non solamente dal punto di vista dell'impatto, ma del rischio, perché ovviamente quando cadrai dal board raccomando sempre di lanciarsi il più lontano possibile. E qui mi soffermo un attimino sulla sicurezza, perché sì, questi board vanno molto più lenti per esempio dei jet surf, dei jet board, però sono molto più pericolosi perché abbiamo delle parti appuntite che possono essere taglienti. Il motore, l'elica del motore in questo caso è ducted fan, quindi all'interno di questo involucro, e perciò meno pericolosa ad altri foil che ci sono nel mercato che non hanno la protezione dell'elica. Però comunque, come vedi, abbiamo le parti appuntite. Non solo, ricordati sempre di rilasciare il grilletto del telecomando appena cadi, e purtroppo in nessun foil che ho visto sul mercato hai una sicurezza in più come per esempio i jet board, dove hai un magnete, dove hai un qualche cosa legato al board, e appena cadi, anche se hai ancora il dito sull'acceleratore, comunque il motore si spegne. In questo caso non si spegne e quindi il board potrebbe venirti addosso. Perciò la mia raccomandazione: casco, pettorina, se poi metti anche una muta. Perché la muta? Perché se dovessi toccare una gamba, un piede con una superficie appuntita così, sicuramente la muta mi proteggerà di più e si spella la muta ma non la mia pelle, si spera. Ecco, non solo, una cosa che ho imparato sia dall'esperienza ma anche guardando altri video su YouTube, è che nonostante le basse velocità, questo in particolare può andare al massimo a 35 km/h, comunque devi controllare la tua caduta e devi sempre cercare sempre di cadere e lanciarti il più lontano possibile dalla parte della caduta. Quindi se stai cadendo di qua, ecco, devi lanciarti da questa parte, se stai cadendo di qua devi lanciarti invece da questa parte. Perché questo? Perché se tu stai cadendo da questa parte, ti lanci di qua, spingerai il board in questo modo e andrai contro il mast, e capisci che un mast più lungo, un'ala più lunga, sicuramente aumenterà la probabilità di incidenti. Certamente viaggiare sopra l'acqua con un mast più lungo è molto più emozionante ed è più facile controllare l'altezza corretta, perché hai più margine di discesa e di risalita. Ovviamente in acque agitate con tante onde sentirai meno l'onda, perché sarai molto al di sopra della superficie dell'acqua. Però è molto più difficile per un principiante iniziare con un mast più lungo, perché è più difficile da controllare. Non solo l'impatto contro l'acqua, se non tocchi niente ovviamente, è molto più violento, e ti dico che con il jet surf ho viaggiato a 75 km/h e ho avuto un sacco di impatti senza nessun problema, e non ho mai immaginato che l'impatto con l'acqua, solamente con l'acqua, fosse così differente con un foil, perché è davvero molto più violento. Figuriamoci con un mast più lungo. Per quanto riguarda la differenza tra l'ala più grande che l'Explorer e l'ala più piccola che il Patroller, ecco, con un'ala più lunga, più grossa, il foil si alza sopra l'acqua a velocità più basse. Certamente anche il controllo è più facile, specialmente per i principianti, perché tra il spostarsi per cambiare, diciamo, la direzione o anche l'altezza è più lento a rispondere, quindi c'è un lasso di tempo per correggere un eventuale errore. D'altra parte è molto più difficile da controllare in alte velocità e anche con le onde, perché se ci sono più correnti, per esempio se stai andando con la corrente, tendi a scendere un po' di più in giù, devi dare un po' più di velocità, spostare il peso, questo lo senti di più con un'ala più grande, mentre se stai andando controcorrente, ecco, devi diminuire la velocità e abbassare leggermente il muso. Ecco, ad alte velocità è molto più difficile, a basse velocità è più facile, e perciò per un principiante sicuramente è consigliabile una ala più grossa e più larga, e invece per fare carving, per manovrare più facilmente ad alte velocità, una Patroller è sicuramente migliore e anche più divertente. Devo dire che mi è piaciuto tantissimo il design, l'ingegneria che c'è dietro a questo board. Infatti, come puoi notare, non abbiamo nessun cavo, nessun collegamento di raffreddamento,
nessun tubo, niente. Praticamente questo è il connettore che c'è attaccato al mast che abbiamo inserito all'interno del board, che va direttamente all'interno della batteria, che si appoggia solamente e si connette in automatico, quindi senza nessun cavo, nessuna fatica. Infatti la parte superiore del board, che viene colpita solitamente dal sole e viene riscaldata, non ha bisogno di raffreddamento perché la batteria è isolata molto bene e generalmente con il consumo di questo motore non si scalda la batteria. Per quanto riguarda la potenza del motore è di 6000 watt, quindi 6 kW. Generalmente i motori brushless sono molto efficienti e non si scaldano facilmente. Nonostante questo, comunque, essendo immerso nell'acqua durante il funzionamento, è autoraffreddato. La cosa più sensibile che si scalda di solito nei componenti dei motori brushless è l'ESC, che si trova sotto questa griglia e ha sotto la griglia il suo radiatore. Come puoi notare, qui abbiamo un foro e qui davanti ne abbiamo un altro. Infatti durante il funzionamento l'acqua scorre all'interno di questo foro, all'interno della griglia e del radiatore dell'ESC per raffreddarlo, e poi esce dall'altra parte. Non solo, essendo il mast in alluminio, viene utilizzato anche lui come dissipatore di calore. Sicuramente ti chiederai, come me lo sono chiesto io, come mai questo board costa molto di meno rispetto ad altri che ci sono nel mercato. Il motivo principale è perché ha una batteria con una capacità inferiore rispetto a quello che trovi nel mercato e addirittura il 40% di capacità in meno rispetto alla batteria del foil, quella batteria più grossa, con il vantaggio di essere più piccola, più leggera. Infatti il board totalmente con la batteria installata pesa solamente 28 kg. La batteria 14S, ovvero 14 celle in serie come la maggior parte di questi mezzi, quindi 51,8 volt di tensione. Abbiamo una capacità di 1683 watt/ora. Per esempio la batteria del Radin Jetboard è di 3,5 kW e pesa 25 kg, mentre questa qui ha 1,6 kW e pesa solamente 13 kg, quindi è molto più leggera, non ti spezza la schiena. Certamente tra tutti questi componenti la batteria è quella più costosa e questo naturalmente spiega il prezzo più basso di questo board. Io la trovo una cosa molto vantaggiosa perché, a differenza di altri board che hanno una batteria sì con capacità maggiore ma pesa molto di più, quindi ti spacca la schiena mentre lo stai sollevando, non solo, la batteria ce l'hai installata all'interno e sì, dura di più, ma poi dopo dovrai essere sulla spiaggia ad aspettare di ricaricarla eventualmente se vuoi continuare la tua giornata, mentre qua ce l'abbiamo spezzata in due. Eventualmente se vuoi prendere una batteria di scorta potrai ricaricare una mentre stai andando e ti stai divertendo, ti fai tutta la giornata con due batterie, una si ricarica e l'altra la utilizzi. Non solo, se dovessi avere problemi con una delle batterie, ecco, se ne hai solamente una c'hai un problema e sei fermo, invece se ne hai due, ecco, potresti usare una mentre mandi l'altra in garanzia. La batteria ha due bottoni molto strani perché sono molto profondi, come puoi notare. Se schiacci il pulsante di accensione e spegnimento ti fa vedere il livello di carica della batteria. La batteria integra anche un BMS all'interno che bilancia le celle durante la carica, non è come il Radin che ogni tanto dovrai bilanciare le celle. Per accendere la batteria bisogna cliccare una volta il bottone di accensione e insistere con la seconda, e così si accende la batteria e dà corrente all'ESC al motore, così siamo pronti a partire con il telecomando. Poi abbiamo un altro bottone che ha due funzioni. La prima è abbinare il telecomando con il board, eventualmente se cambiamo il telecomando, ecco, però arrivano già abbinati dalla fabbrica. La seconda funzione è far partire la ricarica tramite il caricabatterie veloce in dotazione. Anche il caricabatterie mi è piaciuto, non è tanto pesante come gli altri, ovviamente non deve caricare una batteria così grossa come le altre batterie, ed è impermeabile IP65, ed essendo la batteria da 32,5 Ah, il caricabatterie da 17 A, 32,5 diviso 17 sono circa 2 ore per ricaricare completamente la batteria da 0 al 100%. Una volta ricaricata la batteria al 100% ci dura circa 50-70 minuti, e questo dipende dal peso, dalla velocità, quante volte cadete, quanto accelerate, eccetera eccetera. Una cosa però che non mi è piaciuta tanto in questa batteria sono i bottoni, che sono bottoni in alluminio. Se utilizzi però questo board in acqua salata, dopo un po'
diventano difficili da schiacciare, si attaccano. Poi sì, sono impermeabili ovviamente, ma come puoi notare appena li schiaccio un po' d'acqua esce fuori perché ingoiano un pochino d'acqua sempre. Però se acquisti questo board, che sia questa versione, la Flyer One o anche la Flyer One Plus, avrai la batteria nuova e non ci saranno più questi pulsanti, questi bottoni fisici, ma c'è una specie di sensore e si attiva il bottone tramite un magnete, quindi non si possono schiacciare con il dito e sono chiusi completamente ermeticamente. Il caricabatterie ha una maniglia ed è molto facile da sollevare. Qui abbiamo dei fori e un dissipatore. Sinceramente non ho capito a cosa servono questi fori, sono molto curioso, se lo sai fammelo sapere. Ha 3 lucine LED RGB che segnalano la carica ed eventuali errori. Per ricaricare la batteria basta collegare il connettore del caricabatterie. Come puoi notare però non è successo niente finché non premo questo bottone. Appena premuto questo bottone le lucine LED diventano verdi lampeggianti e appena la batteria carica al 100% diventano fissi come in questo momento, perché la batteria è già carica. Il Waydo Flyer One e Flyer One Plus, che è la versione nuova, integrano un GPS all'interno della batteria che ci permette di calcolare la nostra velocità, media di velocità, percorso eccetera eccetera, che viene visualizzato all'interno dell'applicazione dopo aver scaricato tutti questi dati tramite Bluetooth. Per esempio qua ero al lago di Como, ho fatto 1 ora e 1 minuto e 45 secondi, la mia velocità massima era 31,7 km all'ora, la velocità media è di 10,2 km all'ora e questi sono i metri che ho percorso e anche il mio percorso che ho fatto. L'applicazione esiste per iPhone e Android e se cerchi Waydo nello store specifico del tuo sistema operativo troverai 2 applicazioni. Una applicazione che il Waydo, che è questa, ecco, che abbiamo appena visto, che non è capace di aggiornare il firmware del board. Se vuoi, anzi devi aggiornare il firmware del board appena ti arriva, devi installare quest'altra applicazione che si chiama Flyer Upgrade Tool, che serve proprio ad aggiornare il firmware all'ultima versione disponibile. L'applicazione ci permette anche di vedere il livello di carica della batteria del board e del telecomando, il numero di serie e tante informazioni che potrebbero servire all'assistenza tecnica eventualmente. Abbiamo una sola opzione che possiamo cambiare, che sarebbe disabilitare l'autolock o il blocco istantaneo del telecomando. Come funziona? Infatti adesso se premo il grilletto, come puoi notare, l'elica non funziona finché non sblocco il telecomando tramite il bottone meno che tengo premuto. A questo punto posso attivare il motore. Ecco, questa opzione se vuoi puoi toglierla, quindi tolgo questa opzione, però è pericoloso, cosa che non raccomando. Come puoi notare anche loro non raccomandano perché potrebbe essere pericoloso, ma eventualmente se lo fai puoi attivare il motore senza sbloccare il telecomando. Ho sentito qualcuno dire che il telecomando non è tanto visibile sotto i diretti raggi del sole e io sinceramente non l'ho trovato così, perché ogni volta che l'ho guardato sotto il sole era totalmente chiaro. Sinceramente non so perché dicono così. Probabilmente non ha una retroilluminazione chissà che, però non serve in realtà perché sei sotto diretti raggi del sole e riflette molto bene i colori che ci sono e si vede davvero molto bene. Il telecomando ha un grilletto che sinceramente avrei voluto una corsa maggiore, così da poter controllare più finemente. In ogni caso tramite il bottone più e meno possiamo limitare la velocità del motore e la velocità massima è a 24. Io consiglio, se sei principiante, di iniziare a velocità limitata da 10 a 15 a seconda del tuo peso. Io personalmente ho utilizzato il 15 e peso 75 kg. Ovviamente questo con l'ala Patroller, invece se stai utilizzando un'ala più grande che l'Explorer ti basterebbe la velocità 10. Consiglio di non superare la velocità 18 per almeno 4-5 batterie, anche se la tentazione c'è, perché a basse velocità hai un controllo maggiore sulla caduta e rilassati, divertiti, c'è sempre tempo per andare più veloce. Questo strumento è come gli skateboard, che è molto difficile all'inizio, ma quando impari diventano più sicuri perché sai come cadere, sai come controllare la caduta. Ovviamente ci sono sempre gli imprevisti e consiglio, ripeto, protezioni sempre. Come ho detto prima, ho trovato il laccio del telecomando molto poco efficace, non tanto quando cadi, perché quando cadi ce l'hai allacciato bene, ma quando inizi a nuotare
ecco, si slaccia in automatico. D'altra parte il telecomando ha un grip davvero molto buono e puoi nuotare tranquillamente con il telecomando in mano, anche se questo è slacciato, ma consiglio comunque, se avete la possibilità, di cambiarlo con qualcosa di più efficace. Si può installare la batteria sul board direttamente in acqua. In realtà in acqua salata lo sconsiglio vivamente, in acqua dolce si potrebbe fare, però devi stare comunque molto attento a non far entrare l'acqua all'interno del connettore del board e della batteria, cosa sicuramente non facile, perché è molto più pratico entrare con il board ribaltato in acqua. Raccomando di stare molto attenti anche durante la messa in acqua del board, perché abbiamo delle parti sporgenti, specialmente all'inizio, che non conosci il tuo board e non agisci distinto allontanandoti dalle parti taglienti. Potrebbe anche arrivare una piccola ondicina, muovere il board verso di te, che ti dà una botta sulla testa. Per quanto riguarda il sollevare il board, come ho detto, pesa 28 kg, per un uomo non è difficile assolutamente metterlo in acqua ribaltato e poi ribaltarlo quando si arriva all'acqua profonda. Si può sollevare in questo modo, ecco, e camminare. Non fatelo al contrario, così non picchiate il ginocchio contro il mast. Si può anche sollevare in questo modo e io lo trovo più comodo per la schiena, anche perché puoi appoggiare il board sulla tua gamba caricando meno la schiena. Per spegnere il board utilizziamo la stessa maniera, quindi una pressione e poi la seconda teniamo premuto e si spegne. Se sei un principiante, la prima volta che stai utilizzando un foil, ti do due consigli che ti saranno molto utili per imparare più in fretta e con meno errori possibili. La prima è la posizione. La posizione sul board dipende tanto dal tuo peso, però fondamentalmente devi utilizzarlo più o meno come uno skateboard, ovvero devi mettere un piede dove c'è il mast, più o meno qua in questa posizione, l'altro piede deve essere qua, più o meno devono essere paralleli in questo modo. Se li metti leggermente storti così non è assolutamente un problema, e non devono essere completamente all'interno. Il secondo consiglio è non avere assolutamente fretta di volare o di alzarti sopra l'acqua. Alzarti anche di 1 centimetro va bene, così se ti trovi in difficoltà tocchi l'acqua e ti ribilanci un'altra volta, puoi anche rallentare un pochino. Non aver paura di toccare l'acqua, puoi stare sopra il board tranquillamente mentre stai toccando l'acqua, però se sei troppo in alto e perdi il controllo, perdi aderenza perché il motore è uscito fuori dall'acqua, quindi ha perso spinta, o peggio ancora se l'ala esce dall'acqua, quindi vai in stallo e picchi contro l'acqua. Comunque non aver paura, perché puoi stare tranquillamente a volare, toccare, continua a volare poco e toccare l'acqua, continua a volare e toccare finché non hai confidenza e inizi a volare sopra l'acqua un po' alla volta. Un'ultima cosa che ti dico, che i principianti sbagliano molto spesso, è che iniziano a posizionare i piedi e li lasciano posizionati nella stessa maniera, cercando di sbilanciare il corpo, quindi cambiare il baricentro. Non funziona così, perché all'inizio, quando inizi a partire con il board, dovresti spostare il peso del piede in avanti. Una volta che hai preso velocità, inizia a prendere portanza l'ala, dovrai iniziare a spostare il tuo piede indietro, altrimenti se lo lasci troppo in avanti caricherai tantissimo la muscolatura del piede indietro e sarai veramente scomodo. Devo dire che nonostante il prezzo molto più basso rispetto alla concorrenza, questo board mi ha sorpreso tantissimo, sia come comportamento ma anche come qualità, come ho detto all'inizio, non solamente come materiale ma come ingegneristica, e la semplicità con il quale è fatto, sia come collegamento, batteria eccetera eccetera, per cui non richiede nessuna manutenzione se andate in acqua dolce. Se andate in acqua salata richiede un lavaggio con acqua dolce accurato, altrimenti alcune parti, specialmente quelle in acciaio, anche se inossidabile, comunque si deteriora nel tempo, si deposita il sale dappertutto. Ecco, questo sicuramente è valido per qualsiasi board, ma questo è davvero molto semplice ed è molto difficile avere un guasto, e se si dovesse avere un guasto è modulare, si può smontare molto facilmente e riparare da soli. Ovviamente c'è la garanzia, e come al solito ti lascio il link e coupon sconto nella descrizione del video al distributore in Italia, che fa anche da garanzia per 2 anni, e spero di averti detto tutto quello che vorresti sapere su questo board. Ma se hai delle domande lasciale giù nello spazio commenti. Nel frattempo ti saluto e ciao, alla prossima.